Un saluto a tutti e ben ritrovati nel canale. Oggi andiamo a vedere come preparare il pesto al basilico fatto in casa, ma lo faremo in un modo un po' più veloce. Utilizzeremo il mixer o il frullatore. E adesso vi lascio alla sigla. 80 g di basilico, 40 g di pinoli e 40 g di parmigiano reggiano, 20 g di pecorino e 80 g di olio evo. Questo è il basilico, ci servirà del basilico fresco, ovviamente da lavare e asciugare bene. Una volta che è asciugato bene, prendiamo i pinoli e li andiamo a versare nel mixer. Chiudiamo il nostro mixer o frullatore e adesso andiamo a frullare i nostri pinoli, quindi gli diamo una breve frullata. Ok, adesso una volta frullati possiamo inserire metà del nostro basilico, quindi ora io prendo più o meno metà, una cosa a occhio va benissimo, quindi richiudo il mio mixer e adesso andrò a dare delle brevi frullate, non troppo lunghe. Ok, quindi avrò ottenuto una prima crema. Vado ad aggiungere il resto del basilico, quindi raccolgo tutte le mie foglioline sparse e aggiungo adesso sia il parmigiano che il pecorino e aggiungo anche metà dell'olio, metà degli 80 grammi, quindi circa un 40 grammi. Lascio da parte il resto, quindi richiudo nuovamente il mixer e vado a frullare. Frullo più volte in maniera non troppo lunga, quindi dopo pochi secondi aggiungo il resto dell'olio all'interno del mixer. Ok, va bene così. E adesso posso dare la frullata finale, rendendo il tutto una crema non troppo densa, nemmeno troppo liquida. Ecco, questa è la consistenza giusta e abbiamo finito. Il nostro pesto è pronto. Come conservarlo? Allora, vedremo due modi. Il primo è quello semplicemente in un contenitore. Io vado a mettere qualche cucchiaio all'interno del contenitore e questo finirà in frigorifero, dove si conserverà anche per una settimana. Ok, aggiungo sulla superficie un po' di olio, faccio in modo che il pesto sia ricoperto d'olio e questo adesso può essere impellicolato, come state vedendo, e può essere conservato tranquillamente in frigorifero per una settimana. Quindi questo da utilizzare poi successivamente magari come condimento di una pasta. Eccolo qua. L'altro metodo è quello di prendere ad esempio dei bicchierini piccolini di plastica e ci vado a inserire un paio di cucchiai di pesto. Ok. Anche qui ci aggiungo l'olio in superficie e vado a impellicolarlo e questo finirà nel freezer. Invece andrò a congelarlo, potrà rimanerci per 3-4 mesi tranquillamente, quindi un bicchierino di questo andrà benissimo per un piatto per due persone. Quindi due metodi per conservarlo molto molto semplici. Potete utilizzare il pesto su dei crostini per la pasta
Io ci ho fatto l'impasto per la pizza in un video che vedrete successivamente. Insomma, gli usi sono molteplici e il sapore è fantastico, l'ho fatto assaggiare in famiglia, è piaciuto tanto. E se il video vi è piaciuto vi chiedo di iscrivervi al canale, ci trovate anche su Instagram e quindi vi lascio al prossimo video. Ciao, a presto!